Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti a parlare un attimino, non mi voglio dilungare tantissimo, però è una partita che a noi tifosi del Napoli ci riguarda molto da vicino. È appena finita, 5-2 per il Sassuolo. Milan-Sassuolo 5-2, chi se lo sarebbe mai aspettato? Dopo poi tutti i risultati negativi che il Milan stava avendo, credevo che si rialzasse proprio oggi, e invece ha trovato un Sassuolo che non vuole andare in Serie B. Quindi ha fatto la partita della vita, anche se bisogna esaminare alcuni punti, soprattutto a livello difensivo del Milan, perché non è la stessa squadra dell'anno scorso a livello difensivo, anche avendo gli stessi elementi, e non è nemmeno la stessa squadra del girone di andata o prima della sosta del mondiale. Comunque ragazzi, vi saluto ancora una volta, bentornati sul canale, sono qui ad esaminare alcuni punti di questa partita. Non dimenticatevi come sempre di iscrivervi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta che carico qualcosa. E andiamo a vedere cosa è mancato al Milan. Io non è nemmeno da oggi che lo sto pensando, e l'ho detto anche in alcuni video. L'anno scorso il Milan era la squadra più forte, è stata la squadra più forte, ha fatto più punti di tutti, però c'è sempre un però. Tra i pali aveva Magnan, ha avuto Magnan tutto l'anno. Quindi io l'ho detto nel post campionato dell'anno scorso. Comunque la differenza sostanziale l'ha fatta il portiere del Milan e la linea difensiva, che l'anno scorso era comunque molto più, come si dice, molto più organizzata, molto più dritta. Non c'era gente che andava a zonzo di qua e di là. Sarà la pausa del mondiale, sarà il mondiale che è stato giocato comunque da Teo Hernandez. Lo vedo un po' più stanco del normale, però non è tutta colpa dei terzini. Secondo me non c'è colpa individuale. Quando prendi 5 palloni vuol dire che non è solo la difesa che non è andata, è il centrocampo che non ha coperto. Anche se ne sono successi di tutti i colori, due gol annullati al VAR al Milan, giustamente comunque, perché sono stati annullati giustamente. Poi diciamo che l'unica cosa che voglio sottolineare è che tu eri sotto 1-0 e hai preso il secondo gol, secondo me, che si poteva evitare. Ma non perché, non per come è nata l'azione. Il gol di Frattesi si inserisce, riceve il pallone e calcia in porta. Il tiro era forte, il tiro era ravvicinato, tutto quello che volete, però è sul primo palo. E sul primo palo, secondo me, Tatarusanu doveva coprire molto meglio. Poi prendi il secondo gol ed è normale che una partita che si mette così, il Sassuolo nelle ripartenze comunque un po' di qualità ce l'ha, ti può far del male, ed è questo poi che ha fatto scaturire il 5-2. Voglio fare i complimenti soprattutto a Orighi, ma non per la prestazione, non per il gol fatto, perché il gol di Orighi è stupendo. Un tiro a giro che si ferma all'incrocio, dove Consigli era quasi arrivato a toccarla e a fare un grandissimo paratone, però il tiro era veramente da PlayStation. Poi stoppa e tira in un fazzoletto, bel gol, bel gol. Fatto sta che torno un attimo al punto di prima, è una partita che riguardava noi tifosi del Napoli molto da vicino e molto più della partita dell'Inter di ieri. Perché? Perché il Milan ha perso e stasera deve affrontare una Roma che è già in fiducia, è una Roma che soprattutto davanti ha trovato la via del gol, ha trovato degli automatismi migliori di quelli che erano nella prima parte del campionato. Quindi c'è anche questo risultato a loro favore, come a favore del Napoli, perché sei primi in classifica, il Milan è comunque una diretta concorrente, però secondo me questo risultato va più a favore della Roma, perché facendo una prestazione al Maradona e cercando di portare a casa i 3 punti, vincendo la partita ti porti a 40 e scavalchi il Milan. Ed è veramente tanta roba. Psicologicamente comunque è una partita che può dire la sua per i giallorossi. Così come deve dire la sua per il Napoli, che vincendo la partita si porta a più 15 sul Milan, perché poi rimane comunque una diretta concorrente.
Fatto sta che questa Serie A ci riserva sorprese su sorprese. Io che ho fatto la schedina che trovate sul canale, la schedina di questa giornata, ovviamente avevo messo il Milan vincente e abbiamo perso l'ennesima partita. Non ci puoi andare più con i risultati. Poi ci si poteva aspettare, secondo me, un Sassuolo più agguerrito per la posizione di classifica, perché il Verona vincendo la partita di questa giornata, se la vince, si può portare a 15 punti, ce l'avevi a 2 punti, rimanevi a 17. Quindi ce lo si poteva aspettare un Sassuolo così, ma io non mi sarei mai aspettato 7 gol totali in una partita con 5 gol da parte del Sassuolo. Mai. Però se andiamo a vedere tutti i gol che ha preso il Milan, sono tutti gol dove non dorme uno solo, ma sono 2, 3 giocatori che comunque movimenti sbagliati, torni indietro e corri all'indietro malamente, il centrocampo che non ti copre. Per esempio il quarto gol o il quinto, non mi ricordo bene, ma sono stati talmente tanti gol, comunque il quarto e il quinto gol. Cioè tu prendi un'imbucata sulla destra e poi nessuno che va a coprire tutti i centrocampisti che si inseriscono, un passaggio dietro e prendi il gol. Purtroppo non lo so qual è il problema del Milan. Fatto sta che ho fatto questo video, ragazzi, solamente perché da tifoso del Napoli è una partita che ci riguarda e ci ha riguardato da vicino. Speriamo che il Napoli ne faccia tesoro e stasera sia una grande partita da Napoli-Roma. Vi saluto ragazzi, vi lascio una buona serie a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!